Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questi piccoli polcini amigurumi che io trovo super dolci e, permettetemelo, bellissimi. Spero tanto che piacciono anche a voi, fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video, e se non siete ancora iscritti al mio canale e vi piace quello che faccio, iscrivetevi. Nel tutorial, come sempre, vi mostro tutto passo passo. Vediamo lo schema del corpo che è fatto in un unico pezzo e tutte le lavorazioni un po' particolari. In ogni caso questo schema è semplice e veloce da lavorare, e con questi pezzi che facciamo insieme oggi potete allestire tanti pulcini diversi mettendo i pezzi dell'uovo in modo diverso. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. I miei pulcini sono alti circa 8 cm e per farli ho usato il filato Catania e un uncinetto da 2,5 mm. Se volete utilizzare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online delle merceria Arcobaleno, dove potete trovare il Catania e anche il nuovo filato che sostituirà il Catania. Vi lascio tutti i riferimenti nella descrizione del video. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve solo un po' di ovatta, una forbice, un ago da lana e degli occhietti di sicurezza. Io ho usato questi che hanno un diametro di circa 8 mm, ma se non volete usare gli occhietti di sicurezza potete ricamare gli occhi con il filato. Iniziamo facendo un anello magico. Facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo. Questo filo lo teniamo, passiamo con l'uncinetto sotto al filo corto, raccogliamo il filo lungo e facciamo una catenella, e tutto il primo giro lo lavoriamo nel cerchio. Nel giro 1 lavoriamo 5 punti bassi. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un pezzetto di filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 5 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Riposizioniamo il marker e lavoriamo il giro 3. Nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto, e ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo 2 punti per 2 volte un punto basso in ogni punto e un aumento, 2 punti nel terzo punto, e ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti bassi nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 6 lavoriamo 4 punti bassi, e un aumento, 2 punti nel quinto punto. E ripetiamo 4 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 7 lavoriamo un aumento nel primo punto e 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, e ripetiamo un aumento, 5 punti per tutto il giro.
Il giro 7 termina con 35 punti. Dal giro 8 al giro 12 lavoriamo questi 35 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 13 iniziamo con le diminuzioni. Lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ripetiamo 5 punti, una diminuzione per tutto il giro. Lavorato il giro 13 possiamo posizionare gli occhietti di sicurezza. Lasciamo l'inizio del giro dietro e contiamo fino al giro 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gli occhietti li mettiamo tra il giro 11 e il giro 12. Posizioniamo un occhietto, lasciamo 6 punti di distanza, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e posizioniamo l'altro occhietto. E fissiamo gli occhietti con gli stop. E proseguiamo. Nel giro 14 la ripetizione è 3 punti, una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, una diminuzione e ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo bene la testa con l'ovatta e proseguiamo. Nel giro 16 lavoriamo un punto e una diminuzione e ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Se necessario aggiungiamo ancora un po' di ovatta e iniziamo a lavorare il corpo. Nel prossimo giro, anziché prendere tutto il punto normalmente, lavoriamo tutti i punti prendendo solo il filo davanti di ogni punto. E la ripetizione che lavoriamo è 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro, lavorando sempre solo nel filo davanti di ogni punto. Da qui in poi ricominciamo a lavorare normalmente in tutto il punto e andiamo avanti a lavorare tutto il resto del corpo lavorando come abbiamo fatto finora. Quindi non vi mostro tutti i giri passo passo, vi lascio lo schema scritto qui di lato, voi potete fotografare lo schermo o riscriverlo. Quando avremo completato e imbottito anche il corpo, tagliamo il filo un po' lungo, lo infiliamo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane entrando nella mezza catenella esterna dei punti che rimangono, da fuori verso il centro. E alla fine tiriamo per chiudere. Possiamo passare ancora tramite qualche punto
e nascondiamo il filo all'interno del corpo. Vi mostro le ali perché sono piccole, potrebbe essere utile per voi vedere la lavorazione. Nel primo giro, in un anello magico, lavoriamo 5 punti bassi, nel giro 2 lavoriamo un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Quando lavoriamo pochi aumenti nel giro, il lavoro tende a chiudersi su se stesso e normalmente si chiude sul rovescio del lavoro. Dobbiamo raddrizzarlo e tenere il dritto verso l'esterno. Nel giro 3 e nel giro 4 lavoriamo un punto in ogni punto, cioè 8 punti. 1, 2, 3, 4. Alla fine del giro 4 riempiamo con una pallina di ovatta e lavoriamo il giro 5. Lavoriamo 2 punti, una diminuzione e ripetiamo 2 punti, una diminuzione. E tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane come abbiamo fatto per il corpo. Questa volta però teniamo il filo per poter cucire. E lavoriamo un'altra ala uguale a questa. Per le zampe in un anello magico lavoriamo 5 punti bassi, un punto bassissimo nel primo punto basso, due catenelle, un punto bassissimo nella prima catenella che abbiamo lavorato e un punto bassissimo nel prossimo punto. E ripetiamo 2 catenelle, un punto bassissimo nella prima catenella, un punto bassissimo nel prossimo punto. E ripetiamo 2 catenelle, un punto bassissimo nella prima catenella, un punto bassissimo nel prossimo punto e un punto bassissimo anche nel punto successivo. E tagliamo il filo un po' lungo. E facciamo un'altra zampetta uguale a questa. Per il becco prepariamo un nodino iniziale, lavoriamo 3 catenelle e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo 2 mezzi punti alti in ogni punto. Filo sull'uncinetto, 1, 2 e 2 li lavoriamo anche nell'ultima catenella. 1, 2.
una catenella e un punto bassissimo nella catenella in cui abbiamo appena lavorato. Ed ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle iniziali, una catenella e 2 mezzi punti alti in ogni punto. Una catenella, un punto bassissimo nel punto in cui abbiamo appena lavorato e tagliamo il filo un po' lungo. E piegando in due il lavoro, il becco è già pronto. Per quanto riguarda le parti dell'ovetto, vi lascio lo schema scritto dei primi giri e poi vediamo insieme come fare l'ultimo giro sia di questo pezzo che di questo pezzo. Dopo aver lavorato i primi 11 giri, vediamo insieme come lavorare l'ultimo giro. Lavoriamo un mezzo punto alto, nel prossimo punto un punto alto, una catenella, un punto bassissimo in questo filo del punto alto e un mezzo punto alto nello stesso punto. Un punto basso nel punto successivo, un punto bassissimo nel punto ancora successivo. Ed ora vediamo la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Nel prossimo punto lavoriamo un punto basso, nel successivo un mezzo punto alto, nel punto successivo un punto alto, una catenella, un punto bassissimo in questo filo del punto alto e un mezzo punto alto nello stesso punto, un punto basso nel punto successivo, un punto bassissimo nel punto ancora successivo. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. E alla fine completiamo con l'ultimo punto bassissimo. Tagliamo il filo un po' lungo per la parte alta dell'uovo, lavorati i primi 8 giri, lavoriamo insieme l'ultimo giro. Nel primo punto lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto bassissimo in questo filo del punto alto, un mezzo punto alto nel prossimo punto, un punto bassissimo nel punto successivo. E vediamo la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Nel prossimo punto un punto basso, nel successivo un punto alto, una catenella, un punto bassissimo in questo filo del punto alto, un mezzo punto alto nel punto successivo, un punto bassissimo nel punto successivo. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. E con un ago lo nascondiamo attraverso i punti sul rovescio del lavoro. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, vediamo come assemblare il tutto. Per prima cosa cuciamo il becco alla testa e lo cuciamo nella riga sotto rispetto a dove abbiamo messo gli occhi.
L'ultima cosa che ci rimane da fare è il ciuffetto in testa. Tagliamo un pezzetto di filo giallo ed entrando dal cerchio magico facciamo uscire l'ago da uno dei fori della lavorazione e lasciamo un ciuffetto. Rientriamo nello stesso foro e usciamo di nuovo dal cerchio magico. E ripetiamo in questo modo per un po' di volte, lasciando sempre del filo qui sopra per fare il ciuffetto. Qui tiriamo un po' questi fili che vengono fissati dall'ovatta all'interno. Tagliamo il ciuffo alla misura che vogliamo e con un ago apriamo la trama del filo. E se vogliamo allo stesso modo possiamo fare anche una codina qui dietro. E i pulcini sono pronti e vi devo dire che mi sono divertita tantissimo a fare questi pulcini, li trovo super teneri e spero tanto che piacciono anche a voi. Con questo schema possiamo fare un intero cestino di pulcini diversi, nel senso che possiamo mettere tutte le parti dell'ovetto a tutti i pulcini, oppure un pulcino con tutte e due le parti e uno con le zampe fuori, insomma avete capito, possiamo unire i pezzi come preferiamo per fare tanti pulcini diversi. E nella descrizione del video vi lascio anche il link al tutorial dell'ovetto amigurumi, così potete fare un cestino con degli ovetti ancora chiusi e degli ovetti schiusi. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. E se rifate questi pulcini, mi raccomando, condividete le vostre foto con me o se fate le storie su Instagram, taggatemi. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!